Oggi è un giorno triste. Questa console è stata letteralmente abbattuta sul pavimento. Già, una persona arrabbiata si è sfogata contro questa console. Già. Allora, questa è una console che originariamente era già stata qua per un problema. Questo è il mio adesivo, il mio sigillino di garanzia. E la console è stata qui per una sostituzione dell'LCD. E adesso, oltre all'LCD, c'è anche molto altro da fare. E il cliente vuole recuperare i dati all'interno della console. Quindi dovremmo fare di tutto per cercare di salvare la console, però questa non è più in grado di lavorare. Ok, la scheda è già sicuramente troppo danneggiata all'interno perché mostra lo schermo blu. L'LCD è comunque distrutto, ma ho già capito che questa qua è un caso di schermo blu. Quindi il piano di oggi sarà smontare la scheda, inserirla in un altro case per il momento e vedere cosa succede. Se va tutto secondo i piani ed è uno schermo blu, magari anche lieve, ok, che basta premere sul processore per esempio, e torna a funzionare, allora eventualmente gli facciamo un rebundling, ok? Perché non un reflow? Perché il reflow in questo caso, quando la console è troppo disastrata, non ha senso. Anche perché il colpo l'ha ricevuto di qua, ok? Si nota, ok? E quindi la prima parte colpita è il processore. Allora, condizioni, sì, è parecchio piegata verso quest'angolo qua. Questo qua non ci serve più. Possiamo prendere uno di questi. E adesso accensione. Yeah, sì. Schermo blu. Schermo blu. Spegniamo la console. E proviamo il nostro classico rebundling. Andiamo a sollevare il processore e le RAM e andiamo a verificare cosa c'è sotto. C'è eventualmente anche un altro metodo per recuperare le informazioni e lasciare tutto come di fabbrica, diciamo, cioè tutto come dovrebbe essere, ed è appunto trovare una scheda donatrice dritta, chiaramente, in cui fare il trapianto. Si prende il processore e si prende la memoria e la si trasportano in una scheda nuova, ok? Una scheda donatrice nuova, per esempio una di queste qua, eventualmente, vedo. Chiaramente deve, se possibile, deve coincidere il codice, ok? HCP, no, HAC, CPU 20, 21, 10, quello che sia,
Questa però è anche questa è piegata, quindi non mi fiderei ad utilizzarla. Al di là di questo, se si trova un'altra console che ha magari il processore bruciato, ma la console risulta bella dritta, che non ha piegamenti o altro, si può eventualmente prendere come donazione, scheda per donazione. Allora, apriamo il guscio. Per sicurezza togliamo anche la memoria, così evitiamo di scaldarla inutilmente, perché è sensibile al calore. La corrente. Il flussante. Questa mattina è freddo, il flussante è un po' congelato all'interno del tubetto e fa fatica ad uscire. Va bene, così basta. Va bene, accendiamo la piastra a 260 gradi e ora è solo il momento di aspettare. Oh god, ok. Se direi che qua manca mezza roba. Mi manca letteralmente mezza roba. Allora, finché possiamo andiamo sotto il microscopio, che vi mostro i danni che possono essere causati da una brutta caduta. Allora, ecco qua. Questi sono tutti i danni che possono essere causati da una brutta caduta. Allora, c'è questo angolo che è praticamente obliterato e quest'angolo qua. E chiaramente queste sono tutte linee, una, due, quelle due no, queste due sono di massa, e tre però sono le linee dati che portano alle RAM. Anche le RAM hanno subito qualche danno, però quelli lì sono tutti pad non connessi, quindi per le RAM è andata anche bene, ma al processore serve una bella ricostruita per poter funzionare. Già. Allora, si può salvare? Sì, si può salvare. Ci vuole un po' di tempo però. Qua fortunatamente non c'è nessun danno, nonostante sia questo l'angolo in cui ha preso il colpo. Incredibile. Va bene. Allora, finché la scheda è calda, andiamo con il saldatore e mischiamo lo stagno presente. Allora, questo è l'eccesso di stagno senza piombo. Adesso mischiamo, però mi serve lo stesso flussante. Se
solo fosse collaborativo. Devo riscaldarlo un po', ma va bene così per il momento. Una bella pallina di stagno. Misceliamo tutto. Stessa cosa per le RAM. E ora puliamo tutto con la treccia. Va bene. Quanti danni abbiamo qua? Tanti. Tantissimi danni abbiamo. Allora, qui siamo tutto ok. Qui abbiamo questo è un pad. Allora abbiamo 1, 2 credo, 3, 4, 5, 6 e 7, ma questi due sono di massa, quindi in teoria 5 da questo lato. Qui non c'è nulla, non c'è nessun problema. E poi qui cominciamo con i fuochi d'artificio. Quanti ne abbiamo? Ne abbiamo un bel po'. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tantissimi ragazzi, tantissimi. Adesso sembra che ci sia la nebbia, ma è il flussante. Ecco. Allora, ne abbiamo 1 e 2, ma questi due in teoria sono di massa, quindi possiamo anche evitarli. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 solo da questo lato qua, mamma mia. E poi ce ne sono 7 da questo lato qua, quindi 27 pad in totali strappati. Le RAM qui stanno bene, quelli che vedete sono pad non connessi, quindi non portano da nessuna parte, si sono strappati e vabbè, pazienza, non ha importanza. Il resto ci sono. Ok, quelli più importanti adesso sono questi qua. E forse qualcuno anche di questi, perché chiaramente questi qua potrebbero essere legati al discorso della eMMC, ok? Quindi la console non sarà in grado di comunicare con la memoria di sistema e quindi dobbiamo per forza ripristinare anche questi. Già. Come si fa a ripristinare questi? È un bel problema, perché sono talmente piccoli che si fa veramente fatica. Quelli lì io li sistemo in questo modo qua. Allora, vado a grattare un pochino con la punta della pinzetta, in modo da esporre un po' di più per quanto possibile, ok? Esporre un attimino di più la traccia che c'è ancora. Che non è facile, eh?
Ok, quelle lì saranno molto difficili da fare. Sono talmente sottili che potrebbe risultare veramente complicato. Allora, ho speso tipo mezz'ora solo per ricostruire questa parte qua, figuriamoci l'altra. Ma avete visto, spero, che mi sono avvalso di alcune sfere di stagno. Questa non si è attaccata ancora perché c'è il maschera verde che interferisce, ma mi sono avvalso di alcune sfere di stagno da 0,2 mm, ok? Per collegarmi alla pista che c'è sotto. In questa maniera qua, quando io andrò a mettere il processore sopra, siccome le piste sono al di sotto di questo livello qua, quindi sono più basse, la sfera da 0,2 mm mi permette poi di andare a far contatto con il processore, quindi di avere un livello più consono e avere la possibilità di fare ben contatto, altrimenti poi diventa un trauma. Allora, questa qua ancora non si è collegata, andiamo a collegarla se ce la facciamo.
Ora ti sarai attaccata, no? Mi sono bruciato le dita. Sì, adesso è attaccata. Molto bene. Ok, è solida. Bene. Questo è come faccio io il discorso del recupero da questi punti qua. Non installo dei pad perché poi con il reflow vanno in giro dappertutto, roba del genere. Quindi io metto delle palline, mi attacco alla pista che c'è già e faccio in questa maniera qua. Procedo quindi con tutte le altre 20 che ci sono di qua. Quindi mi serviranno 20 palline almeno. Forse è meglio dire 19 perché qua c'è una pista che devo ricostruire con un pad. Tutto il resto sono palline. E questo lo posso fare anche per ultimo, perché allora prima faccio tutte le palline, poi siccome mi serve usare la maschera eccetera, con il flussante non va bene, a questo punto prima faccio le palline e poi mi dedico alla pista. Va bene, eccoci qua. Il lavoro adesso è terminato, la ricostruzione è a posto. Ehm... Ah, c'è lì un discorso di... C'è un pad che ha della saldatura, perché
questo qui, ecco. Bene. Allora, sono 2 ore che ci sono dietro a questa console. Sembra ok. Le palline si sono attaccate. Non le vado a stressare troppo, ma questa è attaccata. Sì, tutte sono attaccate. Guardate qua. Queste qua si solleverebbero senza niente. Anzi, una è già sollevata. Ah. Queste sono tutte piste che chiaramente sono non connesse ma sono già danneggiate. Vengono evidenziate perché si vede la crepa, no? E va bene. Tanto queste comunque non sono connesse a quanto pare. Lasciamole lì. Non facciamo assolutamente nulla. Prepariamo intanto la scheda qua così. Allora, lì è pronto. Qui è tutto pronto. Anche qua è tutto pronto. E ora serve flussante. Una goccia di flussante qui, sparsa in giro per la scheda. Ottimo. Va bene. Adesso procediamo con il processore. E guardate qua, oh mamma mia. E le RAM, e le due RAM. Considerato però che anche questo qua è un lavoro un po' più lungo, il reballing lo escludo, vi faccio vedere il risultato finale e basta. Quindi ci vediamo quando ho terminato entrambe le cose. Oh, eccoci qua. Eccoci qua. Ho finito il reballing. Sono posizionati sulla scheda il meglio che si può. E adesso diamo corrente, facciamo il reflow, li saldiamo sulla scheda e speriamo per il meglio. Scusatemi, ho finito lo spazio nel computer e OBS chiaramente ha detto non c'è più spazio, non puoi continuare a registrare. Va bene, quindi vabbè. Al di là del fatto, stavo facendo il reballing, ok? Ho installato il processore e per
per pura fortuna si stava anche spostando perché c'era troppo flussante sotto. Si stava spostando e allora sono riuscito a toglierlo, asciugare il flussante che c'era sotto, riposizionarlo e farlo installare correttamente. Adesso è ora del test, ok? Quindi l'ho ricollegata così senza le viti, non c'è niente, ok? Perché voglio che la scheda stia nella sua forma di come vuole. Va bene? Allora adesso non facciamo altro che collegare giusto le ultime due cose, le antenne del wifi. Giusto per, ok. E adesso proviamo. Oh, prova del 9. Abbiamo salvato questa console oppure è da buttare? Spero di no. Io spero sinceramente di no perché devo salvare questa console. 3, 2, 1. Accensione. Oh mio Dio! Si è accesa. Si è accesa e funziona. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. E magari funziona anche tutto, eh. Allora, era in modalità aereo, per qualche strano, assurdo motivo. Ma vabbè. Niente modalità aereo. Vediamo un po'. Sistema 1901, ok. Siamo al 60% ed è già collegata alla mia rete. Immagino. Perché era già... sì, è già collegata alla mia rete internet, ok. Allora adesso questa console qua dovremmo fare una cosa. Allora, ecco qua, questa è la console che ho riparato nel precedente video. Adesso dovrò trasferire i dati da qui a qui e c'è una funzione. Ah, devo configurarla. Aspettate un attimo che la configuro. Ok, allora adesso si può trasferire. Trasferisci, eccolo qua, su gestione dati, trasferisci i tuoi dati di salvataggio. Invia i dati di salvataggio a un'altra console. Premiamo questo, l'account ovviamente. Seleziona i dati di salvataggio. Invia i dati di salvataggio. Prepariamo l'altra console, va bene? Facciamo la stessa cosa, andiamo su impostazioni, gestione dati, trasferisci i tuoi dati, ricevi i dati. Ok. Sembra che devo collegare anche questa console all'account della stessa persona per trasferire i giochi. Speravo fosse una cosa un po' più semplice, è la prima volta che lo faccio. Dovrò chiaramente andare a chiedere i dati personali, quindi non posso farlo vedere a video. Però alla fine, ecco, alla fine l'ho salvata, posso procedere a fare il trasferimento dei dati e completare il lavoro. Quindi grazie a chi è passato per vedere. Se volete lasciare un commento, lasciate un commento. Se volete lasciare un like, lasciatelo. Se volete iscrivervi, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.